Sembra più forte da questa parte. Mi dia quella candela. Grazie. Rimetta a posto la candela. Bene, penso di aver capito tutto ora. La perizia sul dipinto è netta, la confessione del falsario piena. A chiodare sgarbi al quadro rubato c'è pure la pistola fumata. Un tubetto di tempera d'olio White Cranes da 250 ml, acquistato nello storico colorificio Poggi, in via del Gesù, a 2 passi dal collegio romano dove Vittorio Sgarbi faceva il sottosegretario di Stato alla cultura. Carbonato di piombo e olio di vino, marca Michael Erding. Allo scaffale costa 79,20 €, a Sgarbi può costare da 4 a 12 anni di carcere. Il 3 ottobre scorso la procura di Macerata ha chiuso l'indagine sull'affare. L'ex sottosegretario di Stato giurava di aver trovato il dipinto così com'era nella soffitta della sua villa di provincia di Viterbo. Ora è imputato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d'arte e rischia per questo una condanna pesante, come detto prima, dai 4 ai 12 anni. La torcia nell'originale non c'è. Fu lui a chiedermi di aggiungerla, ammette il pittore falsario, che i carabinieri del reparto operativo tutela patrimonio hanno rintracciato con il suo bel tubetto bianco in una dimora di gran pregio a Montecchio dell'Emilia, cuore della Valdensa. Citofonare Pasquale Frongia, in arte Lino, 66 anni, grande amico di Sgarbi. Frongia in Italia è poco conosciuto, ma in Europa è una vera celebrità, suo malgrado. Pittore eccezionale, ma anche un copista di fama internazionale. Nel 2019, ancora nel 2023, è stato raggiunto da un mandato di cattura europeo su ordine del Tribunale di Parigi. Mandato in cui l'Italia per 2 volte si è opposta. Nel 2024, però, Lino Foggia torna davanti ai magistrati italiani per i rimanenti. Gli inquirenti arrivano a lui seguendo le tracce dei reporter sulla terra rubata nel 2013 da un castello di Buriasco, in provincia di Torino, ma riapparsa del tutto identica 9 anni dopo a Lucca, nella mostra I Vittori della Luce, curata proprio da Vittorio Sgarbi, come opera di sua proprietà, identica, salvo il dettaglio della torcia in alto a sinistra. Sequestrata a gennaio a casa di Sgarbi, la tela è stata sottoposta agli esperti dell'Istituto Centrale per il Restauro. E la perizia cosa dice? Per materiali costitutivi, tecnica esecutiva e morfologica del degrado, il dipinto coincide con i frammenti consegnati dalla signora Buzio e si ritiene pertanto che sia lo stesso provento di furto oggetto di denuncia il 14 febbraio del 2013. In base a quanto rilevato, è possibile affermare che il frammento trapezoidale appartiene al dipinto raffigurante la cattura di San Pietro, sottoposto a sequestro. Sgarbi potrà chiedere di essere sentito, presentare memorie e controperizie, ma quella redatta dalla consulente della procura Barbara Lavorini appare granitica. Tra rilievi fotometrici, analisi biologica delle fibre, radiografie e selezioni multispettrali, per quanto concerne eventuali modifiche o aggiunte all'impianto pittorico originario. Recita il documento tecnico, è stato possibile dimostrare che nella parte superiore sinistra del dipinto sono stati realizzati con pigmenti di produzione industriale nuovi elementi. La fiaccola accesa, il chiarore intorno a essa e le stesure che definiscono il contorno della corona. Da qui le accuse di contraffazione di opera d'arte, riciclaggio derivante dal tentativo di nascondere la provenienza delittuosa del bene e autoriciclaggio, per aver esposto una copia commissionata dagli ignari titolari della Gillab di Correggio a fine speculativo, poi esposta al posto dell'originale per attenuare la vistosità delle modifiche pittoriche e aumentare il valore della tela. Le misure sono diverse, ripeteva Sgarbi, ma mica tanto. Tagliando la tela dall'interno della cornice ha perso 5 cm. Il confronto tra quelle del dipinto di Sgarbi e quelle interne dei bordi recisi portano a ritenere che il supporto del dipinto sottoposto a sequestro sia la parte mancante di quello reciso, ancora vincolato al telaio. Le sue condizioni sono compatibili con le foto che la mostrano arrotolata come un tappeto, il giorno in cui fu consegnata un casello autostradale al restauratore. La radiografia, conclude la perizia, ha messo in evidenza una serie di danni di minore entità che si ritiene siano stati originati da un improprio maneggiamento della tela arrotolata. Ci sarebbero forse gli estremi del danneggiamento se non bastasse lo spregio di una candela messa lì, ma esistita nella mente del caravaggesco. La posizione di Frongia, non indagato, è al vaglio degli inquirenti. Gli autori del furto la faranno franca perché il reato è prescritto. In bilico quelle dei tanti trasportatori, espositori e curatori che, a vario titolo, hanno concorso a tutto questo. Le loro posizioni potrebbero essere trasmesse alle procure di competenza
Per Sgarbi, invece, la chiusura delle indagini segna la fine dei giochi e forse delle intemerate contro i giornalisti. L'ho trovato così il quadro, urlava. Dovete fare l'analisi del vostro buco del culo e troverete la merda che avete. Mettetevela in bocca, capre. Poi le opzioni che ha di fronte: confessare e patteggiare per avere una riduzione di pena o affrontare un processo che si preannuncia lungo in salita. Il suo legale Giampaolo Cicconi sembra abbia già preso contatto con quello della proprietà del dipinto, l'anziana signora Margherita Buzio, che, a fronte di un risarcimento congruo, potrebbe ritirare la sua costituzione di parte civile, alleggerendo così la posizione di Sgarbi sul fronte penale. Il Ministero non si è costituito parte civile. Il sequestro potrebbe diventare confisca, facendolo così rientrare nel patrimonio dello Stato, con la sua candela a sfregio e come monito a futura memoria.